Una giovane studentessa si aggira disorientata fra i corridoi di un hotel, come se fosse braccata da qualcuno. Il sindacalista più in vista di Chicago si reca ad un pranzo di lavoro, ma non arriva mai al ristorante. E la regina dei gialli, che all'apice della sua fama scompare nel nulla, come una delle storie che l'hanno portata al successo. Queste sono solo alcune delle storie che vedremo oggi nell'iceberg delle scomparse inspiegabili. Per chi non fosse familiare con questo genere di video, si tratta di un grafico in cui sono inserite voci relative a un argomento specifico, suddivise secondo il grado di notorietà, da quelle più conosciute a quelle più oscure. In questa nuova serie di video andremo a vedere nello specifico casi di scomparsa sempre più sconosciuti e sempre più criptici. Come ho promesso a chi mi segue da un po', non ho smesso di fare questo genere di ricerche, e questo grafico è il frutto dei miei sforzi più recenti, quindi sedetevi comodi e preparatevi a tuffarvi in alcuni dei casi di scomparsa più intriganti di sempre. È il maggio del 2007 e la famiglia McCann è in vacanza in Portogallo. Kate e Jerry McCann sono entrambi dottori e hanno 3 figli, Madeleine e i gemelli Sean e Amélie. Madeleine è bionda, con occhi verde-azzurri e ha quasi 4 anni. È la più grande dei 3. La sera del 3 maggio, la famiglia è in un residence a Praia de Luz, assieme a diversi amici, anche questi con bambini piccoli. La zona è molto popolare tra i turisti britannici, che qui hanno molte seconde case, al punto che la zona ha guadagnato il nomignolo di Little Britain. Ogni sera, gli adulti del gruppo cenano assieme, intorno alle 20:30, nel ristorante di tapas del residence, e lo fanno anche la sera del 3 maggio. Lasciano i figli a dormire in una stanza al piano terra del residence, lontana a meno di 100 metri dal ristorante. Periodicamente, un membro del gruppo si alza e va a controllare i bambini e assicurarsi che vada tutto bene. Non succede nulla di strano fino alle 22, quando Kate McCann si reca nella stanza. La finestra era stata lasciata chiusa, ma ora è aperta. La coperta e il peluche della figlia Madeleine sono ancora lì, ma della bambina non c'è traccia. I genitori allertano gli amici e il personale del residence, ma la bambina non si trova. Questo dà il via a uno dei casi di scomparsa più discussi e controversi degli ultimi decenni. In un primo momento, le autorità portoghesi sospettano dei genitori di Madeleine. Interpretando alcune analisi del DNA, sospettano che la bambina sia deceduta quella sera, nella stanza, e che la presunta scomparsa sia stato solo un tentativo di insabbiamento da parte di McCann. La coppia viene in seguito scagionata da ogni accusa. Uno degli adulti del gruppo di quella sera, Jane Tanner, riporta di aver visto un uomo intorno alle 21 portare con sé una bambina addormentata. L'avvistamento è stato ritenuto rilevante fino al 2013, quando l'uomo è stato identificato come un vacanziere intento a riportare a casa la propria figlia. Un altro momento particolare della serata si era verificato alle 21:30, quando il turno di Kate di controllare i bambini era stato preso da un altro dei presenti, che però non aveva controllato a fondo nella stanza se tutti i bambini erano effettivamente presenti. Le teorie su cosa sia successo alla bambina sono diverse e includono un incidente, l'intrusione di criminali con precedenti legati all'abuso di minori o la possibilità che Madeleine si sia potuta allontanare da sola e perdersi nella folla. La linea di inchiesta più recente ha come sospettato un cittadino tedesco con precedenti per violenza verso minori, che all'epoca era presente nella zona. Al momento della stesura di questo copione, però, il caso di Madeleine McCann rimane aperto e che cosa sia successo quella sera è tuttora un mistero. Nel 2007, il Daily Telegraph definisce la vicenda come il caso di scomparsa più riportato nella storia dei media. Jimmy Hoffa comincia la sua carriera di sindacalista nel settore autotrasporti di Detroit, Michigan. Il suo successo lo porta alla testa del sindacato negli anni 50, posizione che Hoffa usa per riformare l'organizzazione. Molto presto, il sindacato di Hoffa aumenta enormemente il proprio potere, che l'uomo vuole estendere a qualsiasi lavoratore che abbia a che fare con i mezzi di trasporto. Questo lo porta a scontrarsi con le amministrazioni statali e federali, fino a far pressione al presidente degli Stati Uniti. Hoffa ha troppo potere e questo lo mette al centro di speculazioni e sospetti. L'uomo
ha degli amici molto particolari che sembrano avere interessi personali nell'essere vicini alla testa del sindacato. La giustizia apre un'indagine nei suoi confronti e presto dimostra che Hoffa è un uomo di Cosa Nostra. Questo porta a un processo per truffa ai danni dello Stato e corruzione e a una condanna nel 1964. L'uomo viene allontanato da cariche pubbliche, ma pianifica presto un suo ritorno. Il 30 luglio 1975 Hoffa ha un appuntamento con Anthony Provenzano e Anthony Giacalone in un ristorante di Detroit. Si reca nel luogo dell'incontro, ma gli altri due non si presentano. Intorno alle 14:30 viene visto dal personale del ristorante nel retro di un'auto assieme ad altri due individui, dopodiché svanisce nel nulla. Quello di Jimmy Hoffa è uno dei casi di scomparsa mai risolti più noti per via del calibro sociale dell'uomo e dei poteri coinvolti. Su cosa gli sia successo esistono solo teorie. L'ipotesi principale ruota attorno al fatto che per garantire il proprio ritorno al vertice, Hoffa avrebbe collaborato con le autorità e questo lo avrebbe inserito nella lista nera della Cosa Nostra statunitense, a cui per pura coincidenza facevano parte i due uomini che doveva incontrare al ristorante nel giorno della sua scomparsa. Per lungo tempo si è ipotizzato che i resti di Hoffa fossero stati occultati nelle fondamenta di uno stadio, all'epoca in costruzione. Quando questo è stato demolito di recente per ampliamento, al suo interno non è stato trovato nulla. Il caso di Eliza Lam è tra i più noti alla comunità di investigatori da poltrona attivi online, per via delle immagini che la ritraggono poco prima della sua scomparsa. In queste si può distinguere la giovane donna comportarsi in modo particolare, per poi uscire dal campo visivo delle telecamere e svanire nel nulla. È il febbraio 2013 e da qualche giorno gli ospiti del Cecil Hotel di Los Angeles riportano problemi con l'acqua dello stabile. Alcuni riferiscono abbia un pessimo odore, altri che la pressione nelle tubature non sia sufficiente e questo spinge il personale dell'albergo a investigare il problema. Questo conduce i tecnici sul tetto dell'edificio, dove è custodita una cisterna d'acqua che approvvigiona diverse camere dell'hotel, una cucina e un vicino caffè. I tecnici allora aprono la botola di sicurezza e qui trovano i resti di una giovane donna. Eliza Lam è una giovane ragazza canadese di origini cinesi, con la passione per la moda. Frequenta l'università e segue le proprie passioni, ma molto presto si scontra con problemi di salute mentale. Le vengono diagnosticate depressione e un disturbo bipolare e presto le vengono prescritti dei farmaci. Nel 2013 la ragazza decide di viaggiare in solitaria e si reca negli Stati Uniti, più precisamente in California. Nel gennaio dello stesso anno arriva a Los Angeles e si sistema in una stanza condivisa al Cecil Hotel. Qui inizia a comportarsi in un modo che gli altri ospiti descrivono come particolare per diversi giorni, al punto che il personale dell'hotel è costretto ad assegnarle una stanza privata. Durante la permanenza, Eliza contatta i genitori al telefono ogni giorno, ma il 31 gennaio 2013 non lo fa. Quel giorno Lam avrebbe dovuto fare il check-out e lasciare l'albergo. I genitori contattano la polizia di Los Angeles, dopodiché volano nella città per trovare la figlia. La polizia setaccia l'edificio, anche con l'aiuto di unità cinofile, ma non la trova. Eliza è svanita nel nulla. A indagini avviate, la polizia rilascia un video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'albergo, in cui si vede Eliza, il 31 gennaio 2013. Si tratta del giorno della sua scomparsa. Il video punta i riflettori su un caso difficile e getta su di questo delle ombre inquietanti. Nel video si vede la ragazza usare l'ascensore, mentre lancia più volte occhiate nel corridoio e nell'ambiente circostante. Alcuni sostengono sia la prova che Eliza fosse seguita, o forse braccata da qualcuno. Altri che fosse in preda a un episodio psicotico, dovuto alla mancata assunzione dei farmaci che le erano stati prescritti. In ogni caso, il video non genera nuove piste e le indagini si arrestano nel nulla. Nessun nuovo elemento emerge dalle indagini sino al 19 febbraio 2013, il giorno in cui il corpo della ragazza viene rinvenuto nella cisterna d'acqua sul tetto dell'hotel. L'esame autoptico non trova segni di violenza, né indizi che possa essersi trattato di qualcosa di diverso da un gesto autoinflitto. Che cosa però abbia portato la ragazza a trovare la propria fine in quella cisterna rimane un mistero.
Emanuela Orlandi è una cittadina vaticana di 15 anni che scompare il 22 giugno 1983 a Roma, mentre torna a casa da una lezione di musica tenutasi nel complesso di Sant'Apollinare. Alla sua scomparsa seguono un appello del Papa, telefonate anonime e depistaggi che portano ad aprire molte porte, ma non chiuderne nessuna. Tra le possibili spiegazioni a cosa possa esserle successo vengono menzionati un serial killer che avrebbe colpito anche nel caso di Mirella Gregori, un complotto in Vaticano e il coinvolgimento della banda della Magliana, per citarne alcuni. Non potevo escludere questo caso da questa raccolta, ma avendolo già affrontato in profondità in un video dedicato, vi invito a recuperarlo se ve lo siete perso. Il Giappone del giorno d'oggi è un paese ultramoderno che però tiene ancora molte radici nelle proprie tradizioni, anche quando queste creano forti contrasti con lo stile di vita corrente. Questo ha creato una società molto complessa, ricca di contraddizioni che nel tempo ha dato vita a diversi fenomeni sociali molto meno comuni ad altri paesi. Uno di questi è il fenomeno dei Johatsu. Il termine, traducibile con evaporazione, si riferisce a tutte quelle persone che per svariati motivi decidono di sparire e ricominciare una nuova vita sotto una nuova identità. Si tratta di qualcosa di molto complesso e difficile da attribuire a un unico fattore, ma le ipotesi mosse a riguardo puntano il dito verso le forti aspettative sociali, soprattutto nella sfera lavorativa, che i cittadini qui subiscono dei propri pari. Quando i primi Johatsu hanno iniziato a sparire, nel secondo dopoguerra, spesso la motivazione era la fuga da matrimoni infelici, preferibile per molti al processo di divorzio. Nel Giappone del presente, invece, questo fenomeno sembra essere più motivato dalla scarsa flessibilità lavorativa, la volontà di fuggire dai debiti o da forti aspettative familiari. Esistono aziende specializzate nel supportare le persone che decidono di evaporare e i loro servizi vanno da circa 400 a 3.000 euro. Le stime recenti parlano di circa 100.000 persone che ogni anno scelgono di sparire per sempre. Per molte persone il pensiero di una crociera rievoca nella mente immagini idilliache di un po' di meritato riposo fra il sole e il mare, circondati da tutti i comfort che una città galleggiante può offrire. Per la famiglia Bradley, e molte altre però, non è più così. Amy Lynn Bradley è una giovane ragazza di 23 anni. È molto versata nello sport, che le garantisce una borsa di studio che la porta all'Università della Virginia. Nel 1998 la famiglia Bradley vince una crociera, le cui spese vengono pagate dall'azienda di Ron, il padre di Amy. Il 21 marzo, il piccolo gruppo, che comprende la giovane donna, il fratello Brad e i genitori, sale a bordo della nave Rhapsody of the Seas, con direzione Curaçao. L'imbarcazione è immensa e Amy Lynn soffre di vertigini. In un primo momento è intimidita, ma poi vince le proprie paure. È decisa a concedersi una pausa prima di ritornare in Virginia, per cominciare un nuovo lavoro presso un'azienda di consultazione informatica. La sera del 24 marzo, Amy Lynn e il fratello ballano in uno dei nightclub della nave e rimangono qui fino alle 3 del mattino. I due vengono registrati dalla serratura elettronica della loro cabina quando rientrano intorno alle 3:30. Si dirigono nella terrazza della cabina e rimangono qui a parlare per diverso tempo. Quando la famiglia si sveglia alle 6 di mattina, Amy Lynn non si trova. Il personale della nave viene subito contattato, ma si rifiuta di fare un annuncio a riguardo fino a dopo le 7:30, quando la maggior parte dei passeggeri è a terra. Questo è solo il principio di una vicenda mai risolta che getta ombre sulla mancanza di responsabilità per eventi che si verificano in mare, lontano dalla giurisdizione di alcun paese. Amy Lynn Bradley, con progetti per il futuro e un nuovo lavoro ad attenderla, avrebbe deciso di compiere un gesto estremo per un motivo mai chiarito, oppure sarebbe stata vittima di qualcuno a bordo della nave che ne avrebbe causato il decesso senza pagarne mai le conseguenze. Questa vicenda mai risolta ha infiammato l'opinione pubblica statunitense nei confronti della compagnia di navi da crociera e per estensione l'intero settore, che spesso continua a operare ai confini della legalità tramite espedienti e bandiere di paesi permissivi. È il 4 dicembre 1872 e l'oceano è calmo. La nave Dei Grazia
si trova tra le isole Azzorre e le coste del Portogallo, in mare aperto, e sta procedendo in direzione del continente europeo. La vedetta avverte il capitano David Morehouse. C'è una nave all'orizzonte, che sembra in balia delle onde. Il capitano dà l'ordine di avvicinarsi al vascello. Più la Dei Grazia si avvicina, e più le condizioni della nave avvistata confondono i marinai. Si tratta di un brigantino di 31 metri che procede a vele spiegate. È in ottime condizioni e non ha lanciato alcun segnale di aiuto. C'è però un problema. A bordo non c'è traccia dell'equipaggio. Il nome della nave è Mary Celeste, un nome destinato a diventare sinonimo di nave fantasma. Il capitano controlla lo stato del carico della nave e segue la procedura nautica in caso di ritrovamento di un vascello abbandonato. Assicura la Mary Celeste alla Dei Grazia e salpa verso Gibilterra. La procedura prevede che in caso di recupero di un carico dato per disperso, l'equipaggio che l'ha recuperato debba ricevere una ricompensa pari a una frazione del valore del carico recuperato. Le condizioni della Mary Celeste sconcertano le autorità di Gibilterra, che aprono un'inchiesta sull'evento. Il diario di bordo della nave è arrivato intatto a Gibilterra e viene quindi analizzato per provare a capire cosa sia successo all'equipaggio. La Mary Celeste era salpata dal molo 50 di New York il 5 novembre 1872 con un carico di 1700 barili di alcol destinati al porto di Genova. Il suo capitano era Benjamin Briggs, un marinaio con molti anni di esperienza che aveva portato con sé per il viaggio la moglie e la figlia di 2 anni. L'ultima voce inserita da Briggs nel diario di bordo riporta come data il 25 novembre 1872 e la posizione dell'imbarcazione è a circa 750 km di distanza dal punto in cui viene poi ritrovata una settimana più tardi. La cabina del capitano viene analizzata e viene ritrovata in perfette condizioni, se non fosse per l'acqua e il vento che erano entrati nei giorni in cui il vascello era rimasto incustodito. Gli strumenti di navigazione di Briggs, però, non vengono ritrovati. Gli elementi rinvenuti non sono sufficienti a suggerire in modo chiaro che cosa sia successo a bordo, ma questo non impedisce alle persone coinvolte dall'inchiesta di stipulare delle ipotesi. Queste vanno dall'ammutinamento a qualcosa di più sinistro, come un tentativo di frode assicurativa, o qualche fenomeno naturale estremo che avrebbe inghiottito in un attimo l'intera ciurma della nave per poi mai risputarla. Che cosa sia successo davvero il 25 novembre 1872 sul ponte della Mary Celeste rimane un mistero e proprio per questo il vascello rimane per sempre nell'immaginazione collettiva come un simbolo di un'era passata in cui il mare poteva imporre il suo volere senza lasciare tracce. Se alcuni aspetti del caso Megumi Yokota sono risolti, rimangono ancora molte ombre e domande su cosa le sia successo davvero. Il caso è uno dei più noti e discussi nella storia del Giappone. È il 1977 e Megumi Yokota è una ragazza solare di 13 anni. Frequenta le superiori nella città di Niigata, dove si è trasferita da qualche anno con la famiglia. Il 15 novembre di quell'anno Megumi si reca agli allenamenti di badminton presso la scuola che frequenta, dopodiché scompare nel nulla. Le ricerche iniziano subito, ma sulle sue sorti non viene trovato nulla e sulla sua storia cade il silenzio per 20 anni. Arriva il 1997 e una telefonata improvvisa raggiunge la famiglia Yokota. Dall'altra parte, una persona autorevole gli informa che Megumi è stata rapita tanto tempo fa da alcuni agenti nordcoreani, fatta salire a forza su una barca e trasportata a Pyongyang. La notizia scioccante è solo la prima di una lunga serie che porta la Corea del Nord ad ammettere pubblicamente nel 2002 di aver rapito negli anni diversi cittadini giapponesi e della Corea del Sud. Vengono poste domande sulle sorti dei vari cittadini coinvolti, tra cui Megumi Yokota. I suoi rapitori sostengono che la ragazza abbia rapidamente accettato il proprio cambio di vita, una volta scoperta la vita in Corea del Nord. Sarebbe quindi diventata una professoressa di giapponese presso un'università riservata agli agenti coreani e avrebbe insegnato loro la lingua per fini di spionaggio e infiltrazione. Megumi si sarebbe sposata nel 1986 con un uomo proveniente dalla Corea del Sud e avrebbe avuto con lui una figlia. Avrebbe poi sofferto problemi di salute mentale e si sarebbe tolta la vita nel 1994. Nel 2004, dopo molti mesi di negoziazioni,
la Corea del Nord autorizza alcune visite per i parenti dei cittadini rapiti che ormai abitano nel paese. Ai parenti di Megumi vengono inviati i resti cremati della figlia. Su questi, però, vengono svolti degli esami di laboratorio molto controversi che riportano la possibilità che le ceneri in questione non siano il risultato della combustione di resti umani, ma di qualcos'altro. Il vedovo della donna viene interrogato sulla vicenda e conferma la versione ufficiale riportata dal governo nordcoreano. Lo fa mentre è ancora ubicato nella Corea del Nord, durante una delle visite concesse dalle autorità dopo le rivelazioni del 2002. Il periodo è segnato da forti tensioni diplomatiche. Il governo nordcoreano sta cercando di ottenere la normalizzazione delle relazioni con i paesi vicini e di ottenere quindi aiuti economici. Un alto ufficiale che diserta al sud rivela in seguito che secondo le sue informazioni Pyongyang era stata presa alla sprovvista dall'eco mediatico del caso di Megumi Yokota. I resti inviati in Giappone non sarebbero stati dei falsi creati ad arte, ma il risultato di una ricerca frenetica in una fossa comune. L'opinione pubblica giapponese sospetta che Megumi Yokota sia tuttora in vita e che il suo nome e attuale ubicazione siano tenuti nascosti da Pyongyang. Se così fosse, la donna avrebbe 61 anni al momento della stesura di questo copione. Che cosa sia successo davvero a Megumi Yokota rimane ad oggi un mistero. Il Palazzo del Mediterraneo è un hotel casinò di 9 piani locato a Nizza. A poca distanza dal Principato di Monaco, fa parte delle innumerevoli attrazioni che la Costa Azzurra ha da offrire. Nel 1977 la proprietà dell'hotel è condivisa fra Agnès Leroux, una giovane ereditiera, e la madre René. Le due non concordano sulla gestione dell'immobile e questo crea attriti. Agnès ha 29 anni e ha una relazione tumultuosa con Maurice Agnalet, un avvocato di Nizza. I due sono amanti. Quando Agnès decide di vendere la propria quota dell'hotel a un casinò concorrente, Maurice fa da mediatore e la vendita viene eseguita al prezzo di circa 3 milioni di franchi. Qualche tempo più tardi, questo denaro viene depositato in un conto in Svizzera cointestato ai due, ma a eseguire il versamento è una terza persona, una donna. Intorno al 26 ottobre 1977, Agnès scompare nel nulla. Dietro di sé lascia solo un biglietto che cita: «Scusate, sto perdendo il controllo. Qui finisce il mio percorso. Va tutto bene. Agnès, decido che Maurice si occupi di tutto». Viene aperta un'inchiesta e inizialmente Maurice viene sospettato, ma ben presto sentito solo come testimone in quanto per quei giorni ha un alibi. Si trovava infatti a Ginevra, con una donna con cui aveva una relazione. La giustizia allora sospetta che si tratti infatti di un caso di un gesto autoinflitto, ma non riesce a procedere in alcuna direzione per mancanza di prove. Nel 1999 però la donna che aveva fornito un alibi a Maurice ritratta e l'indagine viene riaperta. L'ex avvocato viene indagato di nuovo e su di lui vengono svolti dei processi che portano a una sua condanna a 20 anni di reclusione per omicidio nel 2014. L'uomo si professa innocente, ma il terzo grado conferma la sentenza. Il caso rimane al centro dei riflettori per decenni, per via della storia d'amore controversa alla sua base e la sua vicinanza agli ambienti dell'alta società della Costa Azzurra e dei casinò. Che cosa sia successo veramente ad Agnès Leroux, però, non è mai stato scoperto e il suo corpo non è mai stato ritrovato. È il maggio del 2005 e gli studenti dell'ultimo anno della scuola superiore di Mountain Brook in Alabama si sono appena diplomati alla fine dell'anno scolastico. L'estate è alle porte e un gruppo di studenti decide di concedersi un viaggio per celebrare l'evento. Questi decidono di andare ad Aruba per qualche giorno, accompagnati da qualche adulto, per godersi la fine delle superiori nei Caraibi, prima di dover pensare all'università e alle responsabilità di settembre. Arrivano ad Aruba il 26 maggio e si sistemano all'Holiday Inn. Tra questi adolescenti c'è anche Natalie Holloway. Ha 18 anni e un futuro già scritto, grazie alla borsa di studio che le ha garantito un percorso preparatorio alla scuola di medicina. Natalie fa parte del gruppo di più di 100 studenti in viaggio ad Aruba e, complice l'atmosfera di spensieratezza e la lontananza da casa, si concede i festeggiamenti senza freni per i pochi giorni in cui si trattiene all'estero. Gli accompagnatori non sono sufficienti per la mole di studenti
che ben presto si rendono conto di poter agire senza la loro supervisione. Questo porta a festeggiamenti spontanei e all'abuso di alcolici a cui i ragazzi normalmente non hanno accesso a casa per via dell'età. Il personale dell'Holiday Inn è allo stremo e chiede al gruppo di non presentarsi più in futuro. Natalie non è un'eccezione, in un paio di occasioni manca di presentarsi a colazione. La vacanza prosegue a questo ritmo fino al 30 maggio, il giorno in cui Natalie e diversi altri devono ripartire per tornare a casa. La ragazza non si trova. Alcuni amici l'hanno vista intorno all'1:30 della notte precedente, mentre saliva in macchina con un ragazzo olandese che frequenta la scuola locale. Ma poi più nulla. La ragazza non prende il volo di ritorno e la famiglia lancia l'allarme. Le indagini partono dagli ultimi luoghi frequentati dalla ragazza e più i giorni passano, più le possibilità di ritrovarla in vita diminuiscono. 3 individui vengono ciclicamente arrestati e indagati nel sospetto che abbiano recitato una parte nel decesso della ragazza, ma in ogni occasione le prove a loro carico sono insufficienti. Nelle ricerche della ragazza viene impiegata l'aviazione che utilizza strumenti come lettori infrarossi, ma senza alcun esito. Il ragazzo con cui era stata vista salire in macchina la sera di quel 30 maggio è al momento in carcere per altri reati e durante la sua permanenza ha più volte rilasciato confessioni contrastanti sulle sorti di Natalie. La giovane donna non è mai stata trovata. È il 3 dicembre 1926 e nel Surrey, in Inghilterra, fa freddo. Le prime luci del sole si alzano sul parco di Newlands Corner e rivelano quello che la notte aveva celato fino a qualche istante prima. Qui, sul piazzale di una cava, viene ritrovata un'auto abbandonata non lontano da un fiume. Al suo interno vengono ritrovati dei vestiti e una patente di guida scaduta. Il nome sul documento, però, non è quello di un individuo qualunque, ma quello di una persona conosciuta in tutto il paese, Agatha Christie. La donna è l'autrice di innumerevoli romanzi gialli, di personaggi come Hercule Poirot e Miss Marple, ed è all'apice della propria carriera. I suoi libri si trovano nelle vetrine di ogni libreria e le sue storie vengono rappresentate a teatro, ma ora lei è scomparsa. La polizia si mobilita subito, ma non è la sola. I giornali fiutano la storia e scrivono titoli sensazionalistici sulla vicenda. Aeroplani vengono dispiegati per ricerche aeree e Sir Arthur Conan Doyle, l'autore di Sherlock Holmes, offre i suoi servizi come medium per provare a intercettare informazioni su Christie usando metodi meno tradizionali. Si pensa al peggio, le persone attorno all'autrice vengono sentite e l'indagine non lascia piste non battute. Tra questi c'è Archibald Christie, il marito. Presto emerge che i due avevano avuto una lite qualche giorno prima. L'uomo aveva un'amante, Nancy Neely, e aveva chiesto il divorzio. La tensione rimane alta fino a 10 giorni dopo la scomparsa, quando la donna viene avvistata in un hotel a qualche centinaio di chilometri da casa. È in buono stato di salute, ma sembra colpita da un'amnesia. Nel registro dell'hotel non ha usato il proprio nome, ma un alias. Quello che ha scelto però è curioso. Non ha usato quello di qualcuno dei suoi innumerevoli personaggi, o quello di qualche collega. La donna ha scelto Miss Tressa Neely, usando lo stesso cognome dell'amante del marito. Più volte le viene chiesto il motivo del gesto, o che cosa abbia fatto nei giorni della propria scomparsa, ma Agatha Christie sostiene di non ricordare fino alla fine della sua vita. Il pubblico non reagisce bene alla notizia e ipotizza il peggio. Secondo questi, si è trattato solo di un gesto di marketing estremo. Secondo altri, la donna ha cercato di far rincastrare il marito per il presunto attentato alla sua vita. L'episodio però viene presto dimenticato. Altre notizie distraggono l'opinione pubblica e la coppia si separa. Archibald Christie ottiene il divorzio e si risposa poco dopo. Anche Agatha Christie supera il momento, prosegue la propria carriera e pubblica alcuni dei suoi lavori più celebri. Tutti si lasciano quei 10 giorni alle spalle e il motivo per cui l'autrice del mistero abbia compiuto un gesto simile non viene mai chiarito. Questo era il primo livello dell'iceberg delle sparizioni inspiegabili e queste erano alcune delle storie più sconosciute e controverse su questo tema. Se volete continuare a scoprirne altre di più oscure, non perdetevi i prossimi video della serie. Se vi interessano storie di misteri inspiegabili, analisi di casi irrisolti e curiosità poco note sull'argomento, questo canale fa per voi.
Ringrazio tutti quelli che supportano il mio lavoro e tutti quelli che decideranno di farlo. Io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.